Allora, a Lorenzo volevo chiedere che tipo di vigilia è rispetto a quella che hai vissuto prima della Juventus. È una gara diversa, un avversario però dello stesso valore, e quindi ti chiedo come stai vivendo e se ci sono differenze che stai vivendo. No, sono tranquillo come sicuramente il resto della squadra. Sicuramente sarà una partita difficile, ma però a noi queste partite, soprattutto in casa nostra, che i tifosi ci daranno come al solito una grande spinta. Sicuramente sarà una sfida affascinante e cercheremo di mettere in difficoltà tutta la partita e cercare di fare il risultato a tutti i costi. La domanda invece per... First question for Lorenzo Insigne. Are you approaching this pre-match in the same way you did in the match against Juventus? Obviously it's two different teams, but both of them the same body, so how are you approaching the game for tomorrow? Well, I feel calm, like the rest of the team. Of course it's going to be a different game, but we know how to play these sort of games, and we, the supporters of the fans, we know it's going to be an exciting game and we'll try to play a match. Per Ancelotti, abbiamo registrato nel post partita della gara contro nella Juventus il suo disappunto sull'operato di Banti. Domani ritrova Cassai. Stava a posto. Che dire, cioè, questo arbitro mi ricorda, diciamo, un precedente nefasto per la mia ex squadra e posso solo dire che sono sorpreso da questa designazione, perché oltretutto non è che è passato tanto tempo e il tempo solitamente rimargina le cose ma non le cancella. After the post-match of the Juventus game, you were disappointed with the performance from the referee Banti. Tomorrow the referees for tomorrow's game is going to be Kasai. Well, when with them, of course I got bad memories of that night with my former team. I must say I'm surprised by the appointment of this referee, especially because it's been not too long ago. L'ultima per me, per Ancelotti, al di là di Castelli, chiedo invece che cosa è rimasto in questi 3 giorni, qual è stata la sua analisi della partita dell'Allianz Stadium e con quale convinzione si appresta ad affrontare il Liverpool, che insomma sulla carta è una delle pretendenti addirittura alla Champions. La convinzione che dobbiamo avere, come abbiamo fatto anche in alcune parti, anche nella partita di domenica scorsa, dobbiamo avere la forza, la convinzione per cercare di giocare come vogliamo noi. È chiaro, sono diciamo, da questo punto di vista partite impegnative, non possiamo pensare che avremo il controllo totale del gioco e quindi l'aspetto da migliorare è sicuramente la gestione dei momenti di difficoltà, che ci saranno anche domani, che ci sono stati domenica. E sicuramente una delle chiavi della partita di domani sarà la gestione dei momenti di difficoltà, perché come ho detto, quando giochi contro squadre di questo livello non puoi pensare di avere il totale controllo. How do you analyze these last 3 days from the defeat against Juventus? With what confidence you can approach the game against Liverpool, that is probably one of the teams that could go all the way and win the Champions League? With the same confidence we always had, like we showed in some part of the game last Sunday. We know how to play these sort of games. They can be difficult, and we know that we can have full control throughout the game, but it's important for us to manage those difficult moments against this team. Sport. Sì, buonasera mister Hussein di Sport. Vi chiedo, siamo alla seconda di Champions League, ma lei sente già che potrebbe essere decisiva per il Napoli? E il giocatore che teme di più in questo Liverpool? Chi? Ma intanto il Liverpool è una squadra che non ha un giocatore solo, ha tanti giocatori, il reparto offensivo molto pericoloso, soprattutto nei contropiedi, nelle ripartenze, quindi diciamo che dobbiamo essere, se vogliamo attaccare, perché vogliamo attaccare per vincere la partita, credo che è molto importante il controllo di questa situazione qua.
La partita è molto importante, non è decisiva, però è molto importante. Dobbiamo cercare di portare a casa 3 punti, considerato che 2 li abbiamo persi con la Stella Rossa. Is the second game in this group, do you think it could be already decisive for the qualification to the next stage? And who do you fear the most of the Liverpool squad? Well, they have many players. They are not a one-man team. They're very strong in all the sectors. They're particularly good with counter-attacks. So we need to try and play a game. We need to push forward. But as I said before, we also need to be able to control the difficult moments during the game. I don't think it's going to be decisive, but of course it's going to be important, considering that we already dropped 2 points in the first game against Red Star Belgrade. Ad Insigne prima, Ancelotti ti ha cambiato ruolo, sei diventato un co-centravanti, ti trovi meglio, sei più vicino alla porta, hai più possibilità di fare gol rispetto al passato, sei più soddisfatto? Sì, mi trovo benissimo, poi abbiamo parlato con il mister per questa nuova posizione, me l'ha proposta, io subito ho accettato perché è sempre piaciuto giocare più vicino alla porta e queste partite credo che si è visto perché ho fatto bene, ho fatto gol e questo è anche merito del mister che ha avuto queste intuizioni. Io al di là del ruolo ho cercato sempre di mettermi a disposizione del mister della squadra e dare sempre il massimo. The manager changed your role, your position recently. You're now closer to the goal. Are you satisfied with that? Yes, I'm very happy. We spoke before the season together. And of course I could only accept to that because I like to be closer to the goal and scoring. So credit goes to him, but for me, I'm always available. Ad Ancelotti invece una domanda normale che ti aspetti sulla formazione. A Belgrado avevi spiazzato un po' i giornalisti che pensavano, vedendo così uno scorcio di allenamento, che dovessero giocare Verdi, che invece è andato in tribuna, e Malqui, che invece poi ha debuttato in campionato e molto bene contro il Parma. Ci puoi dare qualche indicazione? Deciderai domani, il modulo è quello, è possibile Fabian Ruiz di nuovo magari al posto di Amsi? Ma la formazione, diciamo, c'è un'idea, adesso oggi proviamo l'allenamento, però insomma, ho cambiato molto in questa, diciamo, prima parte, probabilmente cambierò qualcosa anche domani, ma quello che non cambia è la strategia e il nostro modo di giocare, che sarà sempre lo stesso. You surprised us just before during the game against Red Star Belgrade. We were expecting rotation players like Verdi or Moncrief, who didn't play in the end. But can you tell us something about tomorrow? Do you have any idea, or can you tell us something? Especially, could we see Fabian Ruiz play in place of Amsic tomorrow? Yes, of course. I have an idea, but today we'll go for the training, and I will think about that. Of course, we changed much recently, but what we didn't change is our strategy, the way that we play. So we'll wait and see tomorrow. Sky UK. Hello, Carlo, from Sky Sports in the UK. Can I just ask what you've made of Liverpool's start to the season, carrying on from obviously getting to the Champions League final last year, their start of the season in the Premier League, and just how strong a side do you think you are, that they are, how they are progressing? Now Liverpool is one of the top teams in Europe. They reached the final of the past year. I think that they found at the end of the last season continuity in his play, in his organization. And, they started really well this season. Absolutely, without doubt, is one of the best teams in Europe in this moment. And also in a good condition physically. They are able to play a match with strong intensity, and I think it will be the same tomorrow. Ci puoi dire cosa ne pensi dell'inizio di campionato del Liverpool, come ha iniziato questa parte di stagione, venendo dalla precedente dove è arrivato fino in finale? Quanto
pensi sia forte per a che momento è arrivato, quanto è forte questa squadra. Ma sicuramente è una squadra che è migliorato parecchio, è riuscita ad arrivare in finale l'anno scorso, sta giocando con molta continuità, è una squadra che è organizzata molto bene. Hanno ricominciato un'altra stagione bene come l'hanno finita, credo che ormai sia diventata tra le migliori squadre che ci sono in Europa. Hanno un'ottima condizione fisica e proprio con quella condizione fisica riescono ad affrontare queste grandi sfide. Carlo, just a quick question on Mo Salah. Do you see tiredness in Mohamed Salah this season compared with last season and obviously the World Cup? Is he not quite at top form? But I don't know. I don't know if he's 100% or if he's not, of his 80%. I think that it doesn't change the quality and of the players, and so it will be always a dangerous opponent. Una domanda su Salah, che cosa ne pensi, se lo vedi stanco dopo la lunga stagione con Champions League l'anno scorso e anche la Coppa del Mondo? Non saprei se al momento sta al 70 o all'80%, ma non cambia il fatto che comunque sia un giocatore di grandissima qualità e sarà sempre pericoloso. Probabilmente sarà inevitabile, magari rispetto anche alla partita di Torino, fare dei cambi in caso. Qual è il dettaglio che guiderà le tue scelte in questi possibili cambi domani sera, e quale può essere il dettaglio che magari il Napoli ha in canna per avere ragione di un Liverpool che è comunque una squadra molto intensa, fisica, che gioca in ripartenza? Beh, dunque le scelte sono esclusivamente legate al fatto che, diciamo, della condizione fisica. Se i giocatori che hanno giocato sabato hanno recuperato totalmente, possono avere sicuramente le stesse possibilità di giocare, perché come ho detto sarà una partita ad alta intensità, cioè non è che vogliamo fare una partita ad alta intensità, ci sarà imposta di fare una partita ad alta intensità e penso che da un punto di vista fisico siamo pronti, e l'abbiamo dimostrato anche credo contro la Juve, giocando in 10 senza problemi come se fossero in 11 dal punto di vista fisico. E dopo la partita, come ho detto, dobbiamo avere la capacità, con coraggio, con personalità, di fare quello che prepariamo, perché penso che gli possiamo creare delle difficoltà, e di gestire inevitabilmente i momenti in cui loro avranno il predominio. Credo che tutto lì, e naturalmente particolare attenzione ai contrattacchi, perché se tu vuoi attaccare devi fare un attacco intelligente, perché altrimenti ti fanno male. It's inevitable that you will have to make some changes from the game against Juventus. So what will motivate your changes tomorrow? What can Napoli do to give problems to these Liverpool? My rationale for change will always be fitness condition, but those who have recovered in the last 3 days and are fully ready, they will be able to play. Of course, it's going to be a high intensity game. It's not a choice. It's just what the game will turn to be. But we are ready. We have shown that we're physically ready, especially in the last game against Juventus. In the last part of the game, we were one man down for many minutes. So, but again, we need to put personality on this game and show what we prepared for during the week, and try to give them as many problems as possible, still being careful on their counter-attacks. So if we need to attack, we have to be smart, because otherwise they can hurt us. Gazzetta dello Sport. Buongiorno a tutti, parto da Lorenzo per il mister. Prima della partita con la Juve, Lorenzo Insigne era per tutto il miglior calciatore italiano, l'uomo del momento, stava molto bene. Con la Juve magari non hai fatto benissimo, sono piovute anche tante critiche, no, sulla tua prestazione. Volevo capire se sei stanco di questa alternanza di giudizi e se in qualche modo la vuoi respingere al mittente dando una grande continuità alle tue prestazioni di alto livello, perché magari forse è quello che è il definitivo salto di qualità che puoi fare. Io penso che le critiche fanno parte del nostro mestiere. Io penso
penso sempre a lavorare bene e migliorare giorno dopo giorno. Ci sta che siamo umani, ci sta a sbagliare una partita e io non mi interessa tanto chi mi critica oppure chi dice che non ho giocato bene. Io sono consapevole che sabato di non aver fatto una delle migliori prestazioni, però sono sereno e in questi giorni ho lavorato bene per arrivare bene alla partita di domani. Poi ti ripeto, chi mi critica io accetto le critiche e vado avanti perché fanno parte del nostro mestiere. Before the Juve game, you were considered one of the best players, definitely one of the top players at the moment in condition in the Italian league. Right after the game, there were a lot of criticism for your performance. Are you tired of these, of talents of different critics? Being criticized is just part of our work. I know that it's part of what we do. I can only work well. Try and improve, and at the end of the day we're human. We can make mistakes, but they don't affect me. These critics, I can accept them, but they don't really affect me. So I know it wasn't one of my best performances, but I worked really hard during this week to change the course tomorrow. Buongiorno mister. Le chiedo se la partita di quest'estate può rappresentare, tra virgolette, un punto di partenza vantaggioso per il Napoli, cioè c'è tutto quello che forse la sua squadra non deve fare, c'è tutto quello che le è servito anche per modificare qualcosa, no? Sistema di gioco, ma anche da quella gara non abbiamo mai più visto insieme Hamsik e Ruiz, ad esempio, nelle partite ufficiali. Può essere quello un punto di partenza per la sfida di domani? No, è un'esperienza che abbiamo vissuto con quella squadra lì. È vero che quella partita lì ci ha insegnato tante cose, soprattutto come non giocare contro il Liverpool e certamente diciamo, quel tipo di strategia non sarà attuato. Come ho detto anche dopo la partita è stata un po' una forzatura perché era una partita amichevole, quindi era inutile diciamo, focalizzarsi troppo sull'avversario e trascurando quello che volevamo fare e le impressioni che abbiamo avuto da quella partita, che poi Hamsik e Rui non hanno più giocato insieme, è stata una casualità. Hamsik e Ruiz possono benissimo giocare insieme e giocheranno. The friendly game of this summer, when he played against Liverpool, can he be considered everything shouldn't be done going into the match tomorrow? So it could be a good indication. And the fact that we have seen that the team has changed considerably on some of your choices as well. Like for example, we now seeing Hamsik and Fabian Ruiz playing together. Could it be a starting point going into tomorrow's match? Well, definitely it was definitely an experience for us. We learned the lesson on know how to play when you face Liverpool. Of course, we were not going to have the same strategy tomorrow, but I wouldn't read too much into that because it was a friendly game. We weren't too much focused just on opponents, but also on what we wanted to do. And what you said about Fabian Ruiz and Hamsik not playing together, I think it's just coincidence, nothing to do with that. Corriere dello Sport. Una e una faccio. Lorenzo, a 5 anni dal primo gol in Champions, cosa ti serve ancora per diventare una stella di livello internazionale? Sinceramente non lo so, però io 5 anni fa ho fatto l'esordio in Champions, ho fatto proprio contro Klopp un grande gol. Spero di ripetermi anche domani. Poi non lo so ancora cosa mi manca, però io ti ripeto, come ho sempre fatto, lavoro sempre duro ogni giorno per cercare sempre di migliorare. Poi ti ripeto, non lo so cosa mi manca, però io spero, non mi manca ancora tanto, però continuo a lavorare, cercherò sempre, anche quando arriverò al top, di migliorare, cercare sempre di migliorare sempre di più. 5 years since your last goal in Champions League. Could it be a good occasion for tomorrow to change the course? I still remember that my debut in Champions League was against one of Klopp's team, and I scored in the game. So that's definitely a good memory. But from my perspective, I work hard every day. You try to improve. I don't know how far I go from
reaching the top, but all I can say is they work really hard to get there. Carlo, cosa è successo a Torino dopo i primi 20 minuti, direi di assoluto livello, e cosa poi è risuccesso dopo che la squadra si riaspetta, cioè che è stata capace di riaccendersi? È successo che credo che i vantaggi che abbiamo avuto nella fase iniziale è stata, diciamo, una pressione alta, il fatto che siamo riusciti a recuperare palle, che non abbiamo dato la possibilità alla Juve di esprimere le sue qualità. Dopo è successo che ci siamo intimoriti un po', ci siamo abbassati un po', abbiamo cominciato un po' a sporcare l'uscita, grazie soprattutto perché loro hanno cominciato a pressare un po' più alto, e questo non ci ha permesso di esprimere tutte le nostre qualità, che poi sono saltate fuori nel momento in cui siamo rimasti in 10, quando tutto sembrava perso. Forse c'è stato, diciamo, anche a livello psicologico ci siamo, diciamo, rilassati, liberati, e sono riuscite fuori le nostre qualità. Per quello dico che da quel punto di vista lì la squadra sicuramente migliorerà, anche attraverso questo tipo di partite e di esperienze, perché ripeto, vedo una squadra forte, vedo che raggiunge dei livelli di gioco eccellenti, che raggiunge dei livelli anche in fase difensiva di grandissima intensità, e dopo occorre la continuità, che talvolta non ti dà solo, diciamo, la gamba e la freschezza fisica, ti dà anche il pensiero e come ho detto prima, la capacità di gestire il momento dove non tutto fila per il verso giusto. What happened in the last game after the first 20 minutes, and later on when you were one man down, when you managed to again change your attitude to the game? Well, we started really well. We pressed them hard on their side, and we were also able to get the ball back very quickly. Then after that, we probably started dropping back too much. Then they started pressing us, and we weren't able to show our qualities. Then perhaps after we lost one man, something psychologically has changed, and we were able to play more freely as we started the game. But I think the team will improve through these games, through these sort of experience, and going to be very, very important. I see a very strong team. I see some very high level quality football in all sectors, defensively as well. What we need now is just, again, continuity, being continuous in what we do, and what I said before about managing the difficult moments during the game. Repubblica. Eccomi, buonasera. Voglio chiedere al mister Klopp che tipo di avversario è? Ma è un avversario difficile, è un amico, è un allenatore che ha grande esperienza, e con le sue squadre sono proprio le sue, nel senso che hanno una chiara identità, sono squadre molto dinamiche, molto aggressive in fase difensiva, che verticalizzano molto in fase d'attacco, è una squadra che ha una chiara identità sua. What sort of opponent is Klopp for you? Of course, it's a difficult opponent. He's also a friend of mine, has a lot of experience. What is good about him and the teams that he coaches have an identity. They're very dynamic, they're very strong in counter-attacks, and they really push. Allora, dopo la radio ufficiale Kiss Kiss, dopo una sola domanda, o per il mister o per Lorenzo Insigne. Radio Kiss Kiss. Buongiorno, comincio da Lorenzo. Ciao Lorenzo, ciao. A proposito del tuo ruolo, no, nuovo, io ti voglio chiedere non con chi ti trovi meglio, perché è impossibile, però ecco, il tuo modo di giocare cambia a seconda che il tuo partner d'attacco sia Dries o Arek Milik. Ecco, come cambia però il tuo modo di giocare in base al partner? No, io penso che non cambia il modo, perché anche se gioco sulla tre quarti o Mertens o Milik davanti, il mister ci chiede sempre di, a volte anche se uno è in conto o l'altro è in profondità, di cambiarci
spesso le posizioni, anche a Torino si è giocato per di esterno, il mister ha chiesto se lui ci accentrava io andavo a fare l'esterno, io mi trovo bene con chiunque gioca e per me non cambia nulla, penso anche per i miei compagni non cambia nulla. Who do you think is the best partner in front? How does he change playing with Milik or with Mertens next to you? I don't think he changes in terms of the way we play. We tend to swap position. So if during the game the coach will tell us if one goes wide, the other one should go to the middle. So it doesn't really change whether I play with Milik or I play with Mertens, and I'm very happy to play with both, and I think it's the same for the others as well. Buongiorno mister. A proposito della gara, possiamo dire che mentalmente Napoli-Liverpool è un po' simile alla gara con la Juventus dal punto di vista proprio dell'approccio mentale, e se possiamo dire anche che si deve ripartire guardando il bicchiere mezzo pieno dalla prima mezz'ora, 25 minuti, e da quella bella reazione dopo l'espulsione di Mario Rui. Sì, dobbiamo ripartire da lì. Mentalmente credo che diciamo l'aspetto psicologico è da considerare che giochiamo a casa e quindi sappiamo quello che, diciamo, quel tipo di aiuto che ci può dare il tifoso nostro. Per il resto, diciamo, la partita è così. Troveremo sicuramente una squadra, come ho detto, che giocherà ad alta intensità, ma noi vogliamo giocare ad alta intensità pure noi e come ho detto la partita sarà determinata dalla capacità che noi avremo di imporre, diciamo, la nostra strategia sulla partita, che non sarà facile perché il test è molto difficile, perché non avremo molto tempo per pensare a quello che vogliamo fare sul campo, ma quella è la chiave. In terms of the mental approach to these games, do you think it will be very similar to the game against Juventus? And should we start from the first 30 minutes of the Juventus game and the final part of the Mario Rui was sent off? Yeah, I think we should. Of course, we should start from there. It's very important from a psychological point of view, and then of course we play home. And play home means that we are going to have the support of the fans. It's going to be very important. And but at the end of the day, we know it was going to be a very high intensity game, not just for us, but for both of them. And I think the match will be determined by our will to impose a strategy. That's very important. Aspetta un attimo che il mister voleva... No, ma dico, ma noi abbiamo tanta fiducia per la partita di domani, perché sappiamo quello che possiamo fare e domani lo facciamo. We're very confident about our possibilities for tomorrow. We know what we need to do, we will do it tomorrow. Scusa Guido, solo una cosa prima, due comunicazioni di servizio però importanti prima che si arrivi al rush finale. Allora, domani è una partita delicata, c'è tantissima gente, tanti tifosi, i tornelli apriranno alle 18, siccome ci saranno controlli di sicurezza particolari, è bene per favore che voi veicoliate il fatto che è bene andare allo stadio purtroppo il prima possibile per non avere poi problemi di ressa all'ultimo momento, e infine ricordare sempre ai nostri splendidi tifosi il divieto di lanciare petardi e fumogeni, perché siamo sempre a rischio e sarebbe un peccato non poter giocare al San Paolo col pubblico le prossime due partite. Lo so che sembra una sciocchezza, però vi prego di evidenziarlo bene. Grazie. Prego Guido. Ciao Carlo, buongiorno, Simone Rovera, RMS Sport Francia. Hai parlato con il rimpianto dei 2 punti persi nella prima partita. Credi però che la Stella Rossa possa fare una sorpresa, magari anche già al PSG domani, oppure sia il PSG è troppo forte, sia c'è una disparità di livello troppo grande in questo girone? Sulla carta il Paris Saint-Germain penso che vincerà la partita in casa, credo che su questo non ci sono molti dubbi, ma non è che onestamente non è che penso molto a quello se il Paris vince contro la Stella Rossa. You were mentioning before the 2 points dropped against Red Star Belgrade. Do you think there might be a surprise in the game against Paris
Paris Saint-Germain tomorrow, or do you think there is too much difference in favor of Paris Saint-Germain? Well, on paper, I think Paris Saint-Germain will win tomorrow. I don't think there's going to be many doubts about it, so I won't think about it. Martino. Buongiorno Lorenzo, per te ecco, degli attaccanti del Liverpool, tutti i fenomeni, a te proprio chi piace di più come caratteristiche, come modo di giocare? Poi ecco, abbiamo parlato di una delle tue prodezze in Champions, ce ne sono state tante altre in serate importanti, ad esempio ricordo quella di Madrid, ecco, quindi queste notti sono le notti ideali affinché insomma si possa vedere il miglior Lorenzo Insigne, le tue partite diciamo. No, loro là davanti hanno tanti giocatori forti, anche quelli che stanno in panchina, però sicuramente il giocatore determinante per i due esterni offensivi è sicuramente Firmino, perché gli crea spazio tirandosi fuori, venendo tra le linee e creando spazio a loro dietro i nostri difensori. Poi io spero che domani insieme ai miei compagni di fare una grande partita e di metterli in difficoltà e cercare di fare a tutti i costi 3 punti che sicuramente ci aiuteranno nel cammino di questo girone che rispetto agli altri gironi penso che sarà il più complicato. Would you like the most of the 3 Liverpool forwards? And we mentioned before about many great performances from you in the past. I can think of the one against Real Madrid. Are these your games? I think they're all very strong, not just the 3 in front, but also the players they have on the bench. Then of course Firmino is very important for the other 2 because he can create space for them. But how are we going to give us some problems tomorrow? And especially we get the 3 points because they're very important in a very, very tough group. Ultime 3 nell'ordine: Telecapri, TV Luna e Canale 21. Ciao mister, hai detto che chiaramente l'idea è sempre di imporre il proprio gioco. Stai decidendo se farlo come col Torino, con i 4 giocatori offensivi, Callecon e Verdi sugli esterni, o farlo anche il modello Parma, dove c'erano Zielinski e Fabiano sugli esterni, 2 giocatori che entravano più nel campo e lasciavano spazio agli esterni bassi? La domanda è solo per Ancelotti, come promesso a Lorenzo non faccio qui domanda, ma gli faccio i complimenti perché è andato a parlare con Banti nel momento dei cori, anche se Banti mi sembra che non ti abbia proprio risposto. No, diciamo che come ho detto gli interpreti li scelgo domani, la strategia sarà diversa da quella con il Torino perché diciamo la disposizione del Liverpool è diversa, la disposizione del Liverpool gioca con una difesa a 4, quindi diciamo sarà una strategia diversa da quella rispetto alla partita col Torino quando gli esterni erano molto aperti. You said the idea is always to impose the football, but how would you do that? Would you go for the approach we had against Torino when you have the 4 in front of the more forward players, or the approach you had against Parma where in the line forward the 2 more midfielder role? Well, of course I will choose tomorrow. It has to be a different strategy from the one against Torino, not only because we're not going to play against a 4-man line defense, and that is definitely different from what we're going to do, what we have done against Torino. Buon pomeriggio mister, come si fa ad essere un leader calmo dopo una partita come quella contro la Juventus e prima di un match così importante contro i vice campioni del Liverpool? Beh, insomma, dopo la partita non è che ero tanto calmo, però dopo si spegne l'interruttore e si mette sulla Champions League, su questa partita bellissima, affascinante, contro una grande squadra, in un bellissimo ambiente, quindi tutto quello che è stato passa in secondo piano perché il campionato ci abbiamo tempo per pensarci e dalle cose negative dopo la partita si passa subito alle cose positive e come ho detto, al di là del fatto delle difficoltà che andremo a incontrare, diciamo sono sfide bellissime da fare, da affrontare sia come allenatore che come giocatore, ci sarà un ambiente straordinario e si vive per quello, credo che lo saranno anche i giocatori, perciò
dico, arrivare a queste partite con la spensieratezza, perché è sicuramente una bella cosa da affrontare. As a leader, how can you be so calm after the post-match against Juventus and approaching another big game? To be honest with you, I wasn't that calm after in the post-match against Juventus, but then of course you need to completely switch to the next game. You want to move to Champions League, start thinking about the great match that is coming, a great night of football. So we're gonna have time to think about the Serie A games, and I think it's always important to move from the negative to the positive, because at the end of the day you live for these games, and the approach is very important. Canale 21. Ian di Canale 21, mister, una cosa che la sua squadra deve fare assolutamente domani sera, una cosa che non deve fare assolutamente, e poi pensa che la sconfitta di Torino abbia dato più paura o più voglia di riscatto alla sua squadra alla vista di un match così storico e così importante come quello contro il Liverpool? Cosa dobbiamo fare? Giocare con equilibrio, cosa non dobbiamo fare? Giocare senza equilibrio. E poi, come ho detto, della prestazione di Torino dobbiamo valutare tutte le cose. La difficoltà, come detto, la difficoltà che abbiamo mostrato in alcune situazioni e la capacità invece di proporci anche contro una squadra fortissima come la Juventus. One thing you should do, one thing you should not do tomorrow. Well, first we need to have balance. That's the thing we need to do. The thing we need to do is not having balance during the game. But going back to the game against Juventus, we have to take everything of that match. We have to take positives and negatives. The fact that we played well in parts of the games, and we need to absorb both positive and negative things. Grazie e buona serata a tutti.